E eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ragazzi. Come andiamo? Buonasera Puggio, buonasera Axel e buonasera anche a Chris che è tornato qui con noi a fare una chiacchierata e una birretta così, questo mercoledì baretto, insomma, gli continuiamo a cambiare nome a sti mercoledì, no? Alla fine, però va benissimo. Come state, raga? Come state? Ditemi un po', dai, facciamo un bel giretto. Si va. Vacca boia, che è successo, raga? Tutto a posto? Madonna, no, il lavoro post ti ha steso? Distrutto. Cacchio. Vabbè dai, non ho corso, non ho fatto niente, sono arrivato a casa distrutto, la mattina mi sono svegliato, ero mummificato, e però dai, carico. Buono, dai, beh, ci sta. Comunque la tensione post gara quando si scaricano ti dà un po', va via l'adrenalina, rimane la stanchezza magari anche muscolare, no? Intanto buonasera raga, buonasera Luke, il nostro Luke Runner. Buonasera Pelo RC, grandissimo. Ce l'ho fatta Pelo, giusto per aggiornarti? Bastava tirare un po' forte, si sono staccate le ruote. Ce l'ho fatta nel pre-live, Il nostro Marel, buonasera. Il nostro Nico, grande Nico. Grandissimo. Senza che nessuno abbia detto McFrame, tra l'altro, stasera. È incredibile. Infatti è Nicola, non ti sbagliare Ale, è Nicola. Ah, è vero, giusto, no, è vero. È che quelle assomiglianze lì ogni tanto mi trae in inganno, quindi potrei confondermi. Axel, come va? Come la va? Tutto bene, concordo con Puggio del post gara Cise, c'è stato il lunedì, è stato un pochino traumatico, sarà stato forse anche l'arrivo a casa tipo alle 9 di sera e la relativa sveglia alle 5 il giorno dopo che non ha aiutato molto. Devo ancora mettere mano alle mini. Domenica abbiamo la gara di campionato, io ho ancora la valigetta lì stipata con le mini da jump messe fuori e ancora non ho toccato nulla. Tutte belle ferme lì che ti aspettano, insomma. È il nostro Chris. Se le dimentica, io ho un avversario in meno. Prontissimo, però. Beh, mi piace. Ricordati Puggio che stavolta ho classificato le pile, quindi sono lì dietro che ti mordicchio i talloni, vedrai. Madonna. Vedrai. Starter pack, maledetto. Allora, lo starter pack che stavolta, raga, poi dopo ne parleremo di più, ma verrà cuscinettato, anche avrà un piccolo leggero upgrade, giusto per vedere se spendendo un budget di una quindicina di euro uno starter pack fin dove può arrivare. Ecco, vediamo, andiamo per step, quindi ci sarà un altro video in cui faremo vedere cosa abbiamo fatto e fin dove può arrivare, ecco. E poi abbiamo il caro Chris. Come stai? Come i ragazzi, direi. Demolito post Cise in un fine settimana stupendo, tra l'altro. Ci siamo divertiti veramente tanto e è stato un fine settimana di fuoco, di mini, ma tra l'altro con l'Expo di Verona che ha dato, credo, proprio soddisfazione a chiunque. Si è visto di tutto di più, dalle barche agli aerei. A un certo punto c'era il capannone dove correvamo con le mini, che c'erano gli aerei che lasciavano le scie tipo le frecce tricolori, sembrava una discoteca. Ma come? Che peccato non esserci stati, guarda, che peccato non esserci stati. Non ci sono mai stato. Per me è stato tipo, vabbè, capannone con tutte le macchine radiocomandate. Cioè, c'era il nostro capannone. Sì. Vabbè. Esco, capannoncino con classico mercatino e tutto. A un certo punto giro un angolo, mi passa davanti una nave. Guardo, c'era questa vicina in mezzo e la gente che guidava ste navi. Bellissimo. Tra l'altro, uno dei ragazzi del nostro gruppo Telegram mi ha mandato qualche foto e video e devo dire, raga, che veramente mi è dispiaciuto un sacco non esserci. Spero per il prossimo anno di poterci essere. Volevo intanto recuperare un attimino la nostra chat, che vedo che sta iniziando un attimino a scaldarsi e ad esserci qualche presenza. Grande Fabio, ciao, benvenuto. Buonasera, vi voglio bene, grandi Mini 4V di Bologna. Oh, ma c'è Dani, il nostro DP modellismo. Ciao Dani, come stai? Che piacere averti qui. Guardali ragazzi, come sono carichi come delle molle. Guarda
Le mini Z che gli sono arrivate, tra l'altro, grazie al nostro DP modellismo che abbiamo avuto qui in live qualche settimana fa. I ragazzi sono letteralmente in fibrillazione da quando sono arrivate. Stanno sbiellando. Okay? Dobbiamo per forza metterle in una pista, perché sennò qua io non so cosa succede. Le faranno correre sugli armadi, probabilmente. Non lo so. Io ho gommato il salotto. L'ho gommato. Bellissimo, bellissimo. Io sto facendo qualche prova con le tovaglie, quelle cerate, come dicevi te, Puggio. Devo dire non male. Pista, stay tuned. Beh, lo sai, Dani, che nel caso io, quando si scenderà, insomma, qualche corsettina magari. Cosa, Puggio? Sono anch'io nello zaino quando scendi. Esatto. Facciamo i radiocomandati in trasferta. Si organizza una spedizione proprio pesante, no? Mattina esatto. Mini 4VD con Chris da Gianni, pomeriggio Mini Z da Dani, tanta roba, bellissimo. Torniamo a casa morti. Sì, beh, ovvio, cioè, arriveremo a casa camoliti, come si dice. Sarebbe un'esperienza peggio di quella del Cise, guarda. Esatto. Bella, super Cise questo weekend, veramente sono molto contento, raga, che abbiate partecipato. Volevo anche ringraziarvi durante la live, Puggio e Axel, che avete tenuto non alta la bandiera dei radiocomandati, ma di più. Quindi avete veramente tutti i miei più sentiti ringraziamenti, sia per aver addirittura gareggiato come Axel, ma anche per aver fatto delle bellissime riprese. Qualcosina ho visto, caro Puggio, so che hai fatto delle ottime riprese. Il nostro Mirken si è già messo sotto a cannone, da quello che sappiamo, a editare, a preparare un bel video reportage dell'evento, per poter rendere anche partecipi tutta la nostra community e chi non è potuto essere anche in presenza, no? Come me in questo caso, per cui lo sta facendo anche per me. E che altro dire? Mi raccontate un po' più nel dettaglio com'è andata, come dai, qualcosa, vorrei sapere un po' di più, no? Inizio io con un aneddoto che, cioè, a parte, è stato proprio... Aspetta, Puggio, quelle cose che mi hai detto l'altra non le possiamo dire, eh? No. Ok, no, vai tranquillo. No, rimaniamo in ambito modellistico. Allora, iniziamo malissimo. No. Allora, c'è stato il momento, è proprio un punto fisso nella mia memoria. Adesso sarà una cosa che mi passerà davanti per tutta la vita. Il momento in cui hanno detto: ok ragazzi, iscrizioni, vi diamo i motori, e tutti sono andati a iscriversi. Bello, si iscrivono. Immaginati un momento in cui senti solo la gente parlare come in fiera. Un secondo dopo c'era solo odore di petrolio bianco e avevo questa frequenza settata sui 28.000 giri ovunque. Cioè io parlavo e vedevo le bocche muoversi Mizzica, bellissimo. Beh, direi che è un bel aneddoto questo. Guinness World Record per il numero di motori rodati contemporaneamente. Assolutamente sì. Poi era una prima a motori forniti. Sì, è stata una novità un po' per tutti, è stata, perché quello, giusto per chi diciamo non ha avuto più di tanto dettagli, diciamo l'evento si è svolto con fornitura dei motori a inizio gara, per cui la preparazione, ovvero il rodaggio del motore, doveva avvenire fisicamente in gara, quindi anche con tempi discretamente, come dire, compressi, no? Cioè io perlomeno impiego una vita a rodare i miei, quindi... Sì, tant'è vero che parte della preparazione dei team più forti era anche non solo rodare bene, ma rodare in quel tempo. Perché poi comunque il motore andava provato, messo in pista. Diamo anche qualche consiglio, perché poi quando si fanno queste dirette è giusto insomma che qualcuno ne abbia qualcosa in più, visto che i motori forniti erano i Mac chiedono tanto rodaggio in pista, cioè una volta rodato il Mac vuole tanta pista per riuscire a, come si dice, a dare il meglio di sé, e quindi è stata una prima un po' particolare per tutti. Però ha ragione Puggio, a un certo punto dalle chiacchiere, le cose e tutto, si sentiva più niente, si sentiva solo zzz, bellissimo, che salivano i livelli, e
Tra l'altro ubriachi di petrolio, credo all'ennesima potenza. Quel bello Dorino, no? Avremmo dato fuoco al nord Italia, totalmente. Una bomba. Ma cioè, non è stata una cosa graduale. In un momento, cioè, nel momento che hai detto ok, iscrivetevi, la gente ha smesso di parlare, si sono accesi tutti i motori. E questo puzzone di petrolio, che se mi tiravano una secchiata di petrolio addosso era uguale. Se io continuavo, c'era un po' fatto. No. Cosa succede? Ma poi il bello è che in tutto ciò, mentre succedeva ciò, c'erano questi aerei che rilasciavano il fumo. C'era un misto di fumo, petrolio, se capiva più niente. Quando è andato via il fumo, qualcuno secondo me è sparito. Sono stato ancora cercando, non so che fine abbia fatto. Bellissimo. Leggiamo un pochino la chat, dai. Voglio lanciare un'idea al nostro Nico. Organizziamo un raduno della community dei radiocomandati, ma lo faremo, raga, lo faremo. Dobbiamo capire soltanto il dove e il come, perché mi piacerebbe anche che ci fossero, tra virgolette, delle attività, no? Cioè, a parte bere e mangiare, che sicuramente diciamo è la nostra principale attività comune, mi viene da pensare, no? Mi piacerebbe strutturare qualcosa anche. Ci sto ragionando, sto cercando di capire come farlo. Probabilmente Mini 4VD e Mini Z saranno una buona parte di questa tipologia di evento. Capiremo come e vi aggiorniamo sicuramente. Tanto una mega pignatta a forma di puggio, e quando la colpisci ti pescono i motori accesi che si rodano nel frattempo. Tu dicendo questa cosa potresti scatenare i nostri mematori del gruppo, lo sai, vero, no? Tra l'altro, se riesci, Axel, a buttare il link del Telegram nel frattempo, al volo. Esatto. Tra l'altro tra i mematori c'è un professionista vero, Madonna. Professionista vero. Sì, assolutamente. Devo dire che comunque il nostro buon Nico ha fatto da apripista anche a delle giovani leve che si stanno impegnando particolarmente. Mi riferisco al nostro Jacopino, che ci sta dando veramente dentro anche lui coi meme, e quelli a tema Puggio a me piacciono sempre tanto, lo sapete, no? Quindi mi fanno veramente tanto anche quella di Mister Spazzaneve. Mi hanno scritto degli amici che ovviamente seguono i radiocomandati ma non sono proprio appassionati di modellismo, mandandomi dei vocali con l'audio dei Simpson di Mister Spazzaneve, no? Cioè io mimavo quella situazione lì perché nell'ultima gara, Chris, lo dico anche per te, mi è successo praticamente di avere posizionato male il freno e di avere praticamente pulito la pista. E quindi Mister Spazzaneve, no? Cioè, a buon iscritto al canale me lo sono gustato tutto, perfetto. E ti dico che con la canzone di Mister Spazzaneve mi hai levato anni di Cristina D'Avena dalla testa. Io ormai mi risuona solo quella ormai. Bellissimo. Non è una brutta idea, no, Pelo, assolutamente non è una brutta idea. Bisogna capire come e dove, perché comunque siamo parcellizzati, no? Cioè siamo suddivisi un po' in tutti. Stasera mi sparo termini così, no? Alto italiano, no? Ho fatto tutta la giornata a parlare in inglese con dei ragazzi indiani, degli sviluppatori con cui sto lavorando, e allora ho bisogno di parlare in alto italiano per compensare l'altra lingua, no? E bella. Non è una brutta idea, no? Ciao Felix, benvenuto anche a te. Però ci sono vari rodaggi ai motori, infatti io ho provato tanti motori e tanti rodaggi, io ne ho trovato uno molto funzionante, poi vabbè, buono. Mini 4V di Bologna, che se non ricordo male è Manu, o sbaglio? Mm-hmm. È Manu? Sì, confermo. Buono Manu, mi fa molto piacere, bravissimo. Ma anche noi ti vogliamo tanto bene, Manu, lo sai, assolutamente. Parlo apparecchiato, mi dicono qua, Un salutone a Felix, con cui io mi sono rodato a suon di birre assieme a lui. Io mi rodavo nel petrolio e lui rodavamo a birre. Però si potrebbe provare, Chris, cosa dici? Assolutamente sì, motore nella birra. Quando c'è la parlata apparecchiata sono due le metodologie, o alcol o petrolio. Esatto. Funzionano. Poi l'alcol è anche birra, non so, rodi un po' il motore e poi almeno non hai il problema dello smaltimento, no? Dell'esausto. Consiglio di mettersi alla guida dopo tutto ciò, della Mini, al massimo della Mini, al massimo. Bella. E quindi mi fa veramente, sono molto contento di questo. Axel, c'è qualcosa che ti ha
Allora, mi hanno raccontato che eri tipo teso tipo corda di violino. No, allora, mettiamola così, sono un partito un po' sfigatino, nel senso che, mettiamolo in questo modo, io parto, i miei 2 match facevano schifo. Cioè proprio, anche a rodaggio ero proprio giù di giri rispetto agli altri. Come se io fossi con te in pratica. Cioè ti ho dato la mia sfiga in gara praticamente. Praticamente. No, allora, e quindi la scena è stata, testiamo i motori, mi guardano e mi fanno... vacca boia. Bene, ok, iniziamo a provare a rodare, li rodo, peggiorano. No! Quindi ero tipo... Ok, quindi combiniamo qualcosa oggi. Fortunatamente che essendo in team ci potevamo aiutare a vicenda e quindi Massimo, che appunto non so se è in chat, ciao Massimo, intanto mi ha passato uno dei suoi 2 motori, il suo più scarso, che comunque era un 30.000 giri, mi pare, qualcosa del genere. Di conseguenza spingeva. Andava. In questo modo almeno i tempi ho iniziato a tirarli giù per bene, perché letteralmente metti dentro i motori la macchina sembrava un light dash alla fine. Cioè, spingeva, sì, però... dammi energia, per favore. Porca miseria. E quindi con questo cambio di motore a livello di team, diciamo, sei riuscito un minimo a... Dopo sì, siamo riusciti comunque a tirare giù dei tempi buoni, comunque tutti, perché alla fine lì comunque l'importante era che tutto il team andasse giù abbastanza bene a tirare giù dei tempi, e poi dopo... quelli che tiravano giù il tempo migliore tirassero giù dei tempi ancora migliori. Certo. Però intanto avere un tempo migliore in squadra era comunque ottimo. Assolutamente. In generale è stata una bella gara. Ho imparato un botto di roba che sinceramente non sapevo, sia sul settaggio freni, roller e robe varie. Mi hanno aiutato veramente un sacco. E anche ad esempio capire quando il freno dovrebbe entrare in azione per capire esattamente l'altezza. Ho scoperto che c'è un punto specifico alla salita del ponte dove si dovrebbe attivare il freno, e sinceramente in 6 anni che ho corso con le macchinine io ho settato i freni per bene, però non sapevo che ci fosse un punto preciso dove poterlo far attivare. C'è sempre da imparare alla fine. Esatto, sono tutte cose del quali assolutamente faccio tesoro. Avevo, diciamo, già il vantaggio rispetto ad altri del mio team che la mia mini scorreva bene, nel senso che un punto dove io sono abbastanza ferrato è riuscire a fare scorrere bene i roller, quindi lì ero un pochino più avvantaggiato rispetto agli altri. È stata comunque una gara bella combattuta, nel senso che chi era lì, Puggio sicuramente mi avrà filmato in alcune situazioni dove avevo la tremarella per le mani. Allora, vibrava talmente tanto che secondo me nelle immagini è fuori fuoco. Cioè, che si muove. Bella però questa, rende proprio l'idea, no? Tipo, chi era che vibrava e attraversava gli oggetti? Era in un cartone animato, una cosa del genere, no? Bella. Bene, dai. Si vedrà secondo me nel video questa mia vibrazione costante. Vabbè, a questo punto sfidiamo la community a fare un meme specifico, perché c'è bisogno di un meme di Axel, ragazzi, a parte quello della Tour Eiffel che ci era piaciuto particolarmente. E Chris invece? E Chris? Beh, allora, ripeto, io nel CISE tante cose, di cui una delle più belle è la faccia di Axel quando chiude i 3 giri. Cioè, è stata... ho visto una goduria nel suo volto, ma non ha neanche esultato, è stata un'esultanza silente, ma l'espressione era un emoticons, cioè ci si poteva mettere, secondo me la possiamo aggiungere su WhatsApp, non lo so. Era una cosa meravigliosa, una cosa stupenda. Bella. Personalmente abbiamo fatto un CISE sopra ogni aspettativa, perché come avevo detto precedentemente noi arrivavamo con un team assolutamente di neofiti, cioè neofiti nel senso non è che hanno cominciato a correre il giorno prima. Emiliano e Mattias, detto Ertriglia da noi, grande Ertriglia. Esatto, grande Ertriglia. E, insomma, corrono con noi da non molto tempo. Io anche effettivamente poi ho fatto sempre delle prove molto veloci, ma ero alla mia prima esperienza di un CISE e insomma qui vicino ci teniamo il baluardo, a casa ce lo siamo portato. Grande, buono. Qui, eccolo qui, lo mettiamo, lo zoomiamo in camera, bene, quindi la nostra finalina ce la siamo giocata. Abbiamo sconvolto totalmente tutto quello che dovevamo fare e è giusto dire che ovviamente tutto quello che abbiamo appreso è stato grazie al team dei senatori, quindi ad Andrea Zumba, a Mr. Ball, l'uomo più bello del mondo. Ovviamente, lo ricordiamo. L'uomo più bello del mondo per te, Stefano,
e Brack, che ovviamente ci hanno aiutato tantissimo nel prepararlo, nel stare lì, nel fare tutta una serie di cose. Forse ci hanno aiutato a tal punto che poi, ecco, forse hanno ciccato un po' loro per dare troppo retta a noi. Comunque sono arrivati quinti, quindi hanno avuto un risultato. Buono. Sì. Avete fatto squadra tra squadre? Molto bello, abbiamo direi. fatto squadra tra squadre e devo dire la verità, è stata per noi una gioia incredibile. Tra l'altro con loro due, che io avevo una macchinina, devo dire la verità, velocissima, ma che non ha chiuso mai 3 giri. Cacchio. E quindi come strategia di gara a un certo punto, siccome loro avevano i tempi, era inutile cercare di far stare troppo la mia, di rallentarla, ma sparare forte per vedere se magari entrava qualche tempo, che logicamente non è entrato. Non c'è problema con questo. Un ottimo risultato di Roma in generale, perché comunque nei primi 6 team 5 sono di Roma, quindi questa è un'altra soddisfazione. Onore al vincitore, ma ormai pluricampione Luca Luciani, che insomma non si può proprio non ammirare la sua bravura nella classica, perché se si riconferma sempre sia ai Cise che nei nazionali individuali, è effettivamente veramente molto molto bravo. Nel team di Ruben modellismo, che lo dobbiamo dire, perché insomma, e che salutiamo tra l'altro, lo salutiamo, ha fatto un lavoro veramente incredibile. E un altro abbraccio veramente fortissimo, ma è stata una soddisfazione enorme, è stato il secondo team di Ruben, fatto da Andrea Pizzingrilli, Damiani Valentino e da Leonardo, che sono arrivati secondi con un risultato stupendo, secondo me. Dai. È stato forse uno dei risultati più belli di tutto il Cise, a cui vanno fatti, ripeto, tantissimi complimenti, ma veramente col secchio, perché sono stati in un momento in cui avevano completamente perso il bandolo della matassa, stavano fuori e hanno recuperato in una maniera incredibile, si sono rimessi concentrati, hanno veramente svolto una gara fenomenale. Una grande gestione gara, quindi insomma sono riusciti con una gestione gara quindi a risollevare la situazione, tanta roba, Sì, assolutamente sì, hanno veramente fatto un lavoro stupendo, tant'è vero che la loro esultanza era pari a quella di Axel quando ha chiuso 3 giri, assolutamente si compensavano benissimo, erano assolutamente equivalenti. E poi ovviamente un saluto va anche ai ragazzi dei Black Lotus, che hanno con un 4º posto in finalina, con un grande caposquadra, in questo caso Ciarcianelli, che ha fatto veramente un ottimo lavoro in pista. Assolutamente. Tanta roba. Raga, recupero un pochino la chat, che vedo che ci hanno mandato un po' di messaggini. Beh, il banchetto delle birre artigianali era spettacolare, me ne sono bevute 6 alla faccia, pelo. Ci hai dato? Era tattico, perché c'era pista, stand delle birre. Perfetto, proprio. Al bagno, quindi eri perfetto, tutto lì, insomma, proprio. Sì, c'era uno studio dietro a questo. Beh, sì, direi. Potevamo stare lì dei mesi, probabilmente. Cioè. Sì, poteva diventare da Expo a un rave, lì in seduta stabile. Non so se è il periodo giusto per un rave con le situazioni che ci sono in no, giro. Forse no. Però, vabbè, insomma, magari nelle mini si poteva fare un'eccezione. Ho speso più in birra che in articoli da fiera. Legit, mi viene da dire, guarda. Diciamo che per me hanno la stessa valenza, quindi va bene uguale. Credo di averci notato anche un motore nella birra a un certo punto, per vedere qual era l'effetto. Magari, non so, poteva rendere. Beh, siamo arrivati penultimi, ci dice Felix. Beh, vabbè, chi se ne frega. L'importante è, come dire, è fare l'esperienza. Io continuo a sostenere questa cosa qui, raga. Lo sapete, che credo sempre fermamente che la sfida sia più verso quello che hai fatto poco prima, no? Cioè cercare di aggiungere sempre un pezzettino in più. Poi, vabbè, la competitività verso chi ha più esperienza arriverà un giorno. L'importante magari è cercare di capire quelli che sono gli errori che hai fatto e provare a non rifarli, perché altrimenti continui sempre semplicemente a rifare le stesse cose nello stesso modo. E, come dire, è un cane che si morde la coda. Ahimè, non è poi tanto applicabile. Buon salve, ciao Fara. Cristian Cavallari ci chiede: le mini che si vedono negli anime hanno una categoria tutta loro o si possono usare anche in altre categorie? No, cioè le mini sono le mini, ok? Sì. Cioè, quello che vedi nell'anime, ecco, è anche un po' difficile, tra virgolette,
replicarlo in gara, no? Se vogliamo. Ci sono alcune cose che si vedono negli anime, come ad esempio la classica vela. Ci sono stata qualche puntata dove è stata credo fosse Dashi Onkuro, se non sbaglio, sì, assolutamente sì. dove c'è bello. l'utilizzo della vela, quindi la carena, quindi quella che noi chiamiamo la carrozza, con una barra che va a sostenere dei pesi, e in fase di salto sostanzialmente la carrozza fa da damper, no? Quindi si stacca e poi con i pesi nella parte più legata alle ruote frontali riporta la macchina, cercando di accorciare anche quello che è il salto, riportandoti in carreggiata. Questo è solo uno degli spunti, diciamo, che si possono cogliere. Ci sono varie cose che puoi ritrovare dall'anime a quelle che sono le gare, però ecco, noi abbiamo un piccolo concetto con cui fare i conti, che è la fisica, no? La fisica reale. Mi diceva per l'RC la piramide del terrore non si può replicare. Non è detto, io mi aspetto l'anno prossimo al CISE che si apra una bella piramide che corre nella giungla. Mamma mia, raga, io così agli amici appassionati di Arduino, so che nel modellismo ci sono tanti che pacciugano con queste cose, bracci meccanici, io la butterei lì anche solo come chicca estetica da buttare fuori al centro della pista, che si apre e viene fuori. Secondo me fate cadere la mascella a tutti i modellisti così. Esce, cioè, mentre ero in fiera ho visto una roba che ho chiesto, detto, per curiosità, quanto costa? Ho detto, ma a partire da 6.000 euro ti fanno un diorama di quello che vuoi, cioè loro fanno un sistema che scende dal soffitto e tu hai un diorama, una pista. Io ero tipo, una pista per le mini Z ci può stare, che scende dal soffitto e tu stai traslocando, quindi no! è nel bonus, mi ha detto che è nel bonus 10%, però quindi lo può. C'è il 110 su quello, rientra come ristrutturazione, raga. Mi ha detto, se ristruttura ci sta in mezzo, Guarda, se ti citofonano Ale, preoccupati. Io sono molto preoccupato. Allora, dovrei riuscire a concludere tutto verso fine mese, primi di aprile, e poi vedremo cosa piazzare. Io ho provato nella casa dove sono adesso a montare l'ovale che ho ora, quello che vi ho mandato le foto, e non vi dico cosa ho dovuto fare per farcelo stare in sala. La sala nuova dovrebbe essere 4 metri per 5 e mezzo, quindi secondo me ce n'è di spazio, ecco. Vedremo, faremo una pista mini 4 viti che gira attorno al divano, fa cose, vedremo. Poi, insomma, vi manderò cose. Sì, birra e manetta alla fine ce le offrivano. Direi, dopo che gli hai ripagato anche tutto il mutuo, Felix, diciamo, hanno finito anche di guadagnare probabilmente, no? Quindi ci sta. Ma questo starter pack dei miracoli come è possibile? Raga, applicazione giusta di un modello per iniziare, con una pista adatta. Cioè, il discorso che abbiamo fatto tante volte, no? Che è il racer che si deve adattare alla pista. Io continuo a sostenere questo, anche se chi ha più esperienza di me ha un'altra visione, è accettabilissima e rispettabilissima. Io credo che in questo caso sia esattamente proprio la casistica lampante in cui una mini come uno starter pack calata in un contesto come la pista jump che affrontiamo noi è perfetta, no? Cioè va perfettamente adattabile. Anzi, io ho quasi paura a fare degli upgrade a quel modello adesso, no? Ma tra l'altro, Ale, da un punto di vista proprio di acquisizione di competenze su come poi evolve una mini con le modifiche e con tutto il resto, in realtà la strada più giusta per diventare un buon racer è proprio questa, è quella da partire proprio da una mini base, perché se anche si copia una mini o comunque si cerca di replicare un qualche cosa di già fatto, è vero che poi puoi trovare una formula che va, ma in realtà quando va o quando non va non ne sai il motivo. Esatto. Partire invece da un progetto base ed evolverlo anche come giustamente state facendo è proprio la base di capire come reagisce una mini a qualche cosa, e i racer molto bravi hanno queste competenze, tant'è vero che il CISE ha dimostrato che anche dei racer velocissimi e fortissimi l'abilità in realtà era riuscire a trovare una quadra quel giorno, lì, in quel tempo e con quelle regole. Quindi se tu hai acquisito quelle competenze, allora puoi cercare in breve tempo di fare il problem solver della giornata
e riuscire a mettere in pista qualche cosa di efficace. Se non hai quelle competenze perché magari hai copiato degli assetti o comunque hai avuto già, sei stato indotto in qualche cosa, esatto, quindi non sai quella roba come reagisce, purtroppo stai lì appeso al cerino. Cioè nel momento in cui ti cambia mezzo parametro, tu vai nel pallone più totale e non sai più come gestire la gara. Esatto, non hai fatto tu a delle nozioni che per questo tipo di hobby, per questo tipo di disciplina, per questo tipo di competizione sono quelle che fanno poi la differenza, no? Cioè... Anche perché le mini non le guidi con un radiocomando. Esatto. Quindi quello che fai è tutto ciò che tu fai sul tavolo, cioè la tua abilità la metti la metti prima di scendere in pista. Esatto. Ho preso giusto lo starter pack, raga, per farvelo vedere, perché a differenza di tutti i miei cari amici che corrono con me da Edo Model, volevo farvi vedere, raga, che di dumper non c'è un cazzo. Scusate il francesismo, ma c'è solo questi due dietro, dato che tanti hanno anche questa concezione di caricare a manetta coi pesi, me compreso, io ho iniziato esattamente così. In questo caso, questo starter pack, raga, io credo che la grande differenza la faccia il freno apposito da MA, perché è particolarmente indietro, cioè è esattamente al limite della Bastard Box. Non so, è un sentore che ho, ma vedo che questa mini approccia il ponte, cioè quando diciamo prende una salita sostanzialmente decelerando leggermente, cosa che con la mia classica GT, quella di Ken Block, non avviene proprio nello stesso modo. Allora c'è anche una differenza di motore, ma a parità di motore ho l'impressione, anche guardando, sapete, facciamo molto spesso degli slow motion, no? Vedendo anche a rallentatore il movimento della macchina, questa cosa aiuta tantissimo, che diciamo lo starter in approccio di salita frena leggermente di più, e poi in fase di salto è molto ma molto più bilanciata, cioè non ci sono degli scompensi sulla parte frontale o comunque diciamo di avvitamento, perché comunque non c'è alcun tipo di altro dumper che può magari non scorrere correttamente o comunque che crea delle incognite come in questo caso qui. Abbiamo soltanto il posteriore, fine. È talmente semplice che non ha robe, cioè ha molte più cose da calcolare. Quindi dumper dietro e il resto la macchina è quella, quindi sì. Quello poi l'MA, tra l'altro, essendo uno chassis con motore centrale ben bilanciato, già esce con un suo equilibrio, no? È molto usato nelle gare di jump. Noi, per esempio, che utilizziamo, facciamo questa categoria che si chiama Team Mac, che consente l'utilizzo solo di 2 fibre, ma del resto non si può né cuscinettare la macchina né usare roller di alluminio, ma è nata proprio sul concetto dell'approccio, no? Al mondo mini. Quindi low budget e divertimento. Devo dire la verità, l'MA è forse lo chassis che rende meglio, più è semplice come lo starter pack e meglio rende. Sì. Ma io poi credo che questi due dumper proprio abbiano semplicemente posizionati in questo modo anche in fase di salto, semplicemente di dare una leggera botta di frenata anche, no? Cioè nel momento in cui scarichi del peso proprio a livello di freno, lo so, magari è un'idea mia che mi sono fatto vedendo varie riprese. Sapete che filmiamo parecchio anche durante le gare, anche al rallentatore di questo starter pack, per provare a spiegarvelo con quel poco di nozioni che ho queste impressioni. Questa domenica le modifiche che faremo saranno soltanto a livello di cuscinetti, sia sugli assali che a livello di trasmissione. Fine, nient'altro. Il motore è lo stesso dell'ultima volta, quindi un torque a cui non ho fatto niente, raga. Non ci spruzzo niente, non ci faccio niente, perché chi inizia tutte queste cose, diciamo, che noi stiamo apprendendo nel tempo, è più difficile che le sappia. Quindi vorrei proprio creare una sorta di playlist anche a livello di video qui sul canale per chi sta iniziando, quindi come vario step anche a livello di investimento di pezzi, no, che bisogna fare, portando ogni video un pezzettino in più. Quindi, dato che i cuscinetti non costano poco, lo sappiamo, vediamo che differenza fanno da senza a con, quindi passando da plastica a cuscinetti, che ovviamente olieremo, così come facciamo sempre, una passatina sempre con lo zippo gliela diamo, fine.
li pulisco, passata nello zippo e li mettiamo, nient'altro. Comunque lo Guarda, vedrete nel video. Forse Ale, uno step successivo, sempre low budget, potrebbe essere magari quello di provare con delle gomme dure. Sì, Quindi con delle sì. gomme, per esempio con delle gomme rosse che costano poco, Sì. le maroon, le famose maroon, Certo. a basso profilo, per vedere come reagisce lì, perché teoricamente Esatto. se con un torque che ha un bel grip e tutto, potrebbe diventare interessante. Sì, può essere veramente un'idea molto molto interessante. C'è sicuramente quello che mi interessa, mi piacerebbe capire, così come provare a capire anche se giocando coi dumper in qualche modo ci può essere un qualche altro tipo di comportamento. Questa però è una cosa che probabilmente vedremo quest'estate quando metteremo giù la pista, perché vorrei proprio fare, diciamo, non portarla in gara con un unico assetto, cioè faccio anche più fatica durante la gara gestendo 4 macchine a fare, come dire, varie modifiche, no? Quindi probabilmente metteremo giù una pista quest'estate e lì faremo varie prove in un unico video che dedicheremo alla gestione dumper per capire tutti insieme. Vediamo se ci hanno detto anche qualcosina in chat Buon interessante. pelo, Vai, leggi Puggio, leggi pure. Allora, quella lettone gigante fa il suo lavoro, pensate anche quello, e quello è vero. Un po' la lettone, un po' anche la carrozzeria che non è il Lexan, dove praticamente da noi, secondo me un buon 80% della gente gira con la carrozza il Lexan. Quella carrozzeria pesa molto di più, Sì. e secondo me aiuta tantissimo, cioè aiuta, la fa comportare in modo diverso. Poi non è detto che aiuti. Ad esempio nella mia macchina probabilmente se ci mettessi la stessa carrozzeria in plastica non andrebbe più, ma perché io la mia l'ho pensata in con un quella certo carrozza, modo. certo. Sì. Però l'aerodinamica che io all'inizio, cioè mi ricordo quando ho preso in mano una Mini 4VD pensavo wow, l'aerodinamica, la lettone e tutto. Poi ho detto no, non serve a niente. Però mi sto ricredendo in realtà, perché guarda che secondo me una lettone in jump ti può fare la differenza, quel soffietto d'aria che la spinge giù. Non lo so, sai, non lo so. Io posso solo dire che quando ho visto la doppia gobba l'ultima volta che abbiamo gareggiato e l'ho vista saltare pari, proprio sono rimasto e ho detto, va, cioè... Ale, diciamo anche che da quando hai visto quella doppia gobba non dormi più la notte. Sì, ok, hai problemi di sonno. Sì. Io sono tornato a casa, avevo la macchina era fatta così, piegata con le viti davanti. Però è stato un'esperienza, cioè nel senso, io quello che a chi critica queste cose vorrei ricordare che comunque se ti facessero delle piste tutte uguali mi spieghi che cazzo corri a fare, cioè anche il fatto di capire una criticità o qualcosa che magari non ti sembra assurdo, io la vivo invece come uno stimolo, perché alla fine tutte le mie macchine sono riuscite a farle e a fare il tempo l'ultima volta, che per me, essendo alla mia quinta gara, cioè non è che ne ho fatte 300, alla quinta gara ho piazzato 3 macchine e tra cui uno starter pack che miracolato dal Signore, non lo so. Non è una stupidata, ma tutte queste piste, cioè io cioè, come dicevi tu, hai delle situazioni talmente assurde che ti tirano fuori delle idee. A me quando mi hanno detto ma perché non provi a metterci il rev come motore? Perché la mia usciva, che avevamo proprio il rettilineo, faceva praticamente un 360, stava perfettamente la macchina, e io dicevo deve andare lenta, arriva dal rettilineo velocissima, deve andare lenta, e io che tiravo col torque dicevo non va, proviamo un rev, lo mette, sta dentro, e poi ho pensato sì, perché non ha accelerazione, quindi quando lei arriva a busso, si fa la curva, perde un sacco di velocità, quando arriva al salto non ha abbastanza accelerazione e mi saltava giusta. E io ho pensato, ok, io ho appena usato un motore da velocità per saltare più corto. Sì. È una cosa assurda. Ma perché non aveva il tempo di prendere velocità, quindi la sua caratteristica non è espressa, ed è quello che ti serviva.
Nella chat dei radiocomandati Nico ha, e quindi ovviamente l'invito sia di iscriversi al canale che ovviamente che a partecipare alla nostra chat di Telegram, no? E ha mandato ovviamente uno schema sui motori che racconta una storia, no? Cioè tra velocità e coppia che ha un motore ci si fanno le gare, no? Sì. Succede di tutto, succede. Guardate, voi prima parlavate della carrozzeria, sì o no, addirittura in una categoria estremizzata come può essere la classica, no? Che mi viene, ovviamente non pronuncio i 3 McFrame perché vorrei evitare in questo momento magari comparizioni strane, però comunque si parlava dei pezzi introvabili di alcune cose. Se voi guardate le prime 2 Mini, dietro non hanno il famoso granchio in carbon che ormai diventa introvabile, ma hanno 2 FRP da 4,30 €, pezzo trovabilissimo, e stiamo parlando della Mini del pluricampione Luciani e del secondo, cioè la seconda macchina che stava lì. Quindi le Mini, ogni Mini ha la sua storia, ogni Mini ha le sue reazioni, e su ogni Mini, se uno è innamorato di questo hobby, ci deve veramente creare una storia con lei, no? Questa è l'unica verità di questo hobby. Non ci saranno mai 2 cose che rispondono allo stesso modo, lo posso garantire, perché in classica i millesimi di millimetro fanno la differenza e vi garantisco che insomma, può essere molto divertente ma stressante all'ennesima potenza, giusto Axel? Assolutamente. Bella, mi è piaciuta questa. Ragazzi, fra poco ci sarà l'annuncione di cui abbiamo parlato, ne abbiamo parlato sul Telegram. È una collaborazione veramente, raga, io quasi mi commuovo. Sì, nel senso che siamo la prima realtà a livello di modellismo a fare questa collaborazione a livello europeo. Ci siamo solo noi, ok? Quindi è una roba non grossa di più, è in ambito RC, ma penso che potrebbe ingolosire e far venire la bavetta anche ai nostri amici delle Mini 4VD. Fra poco ne parliamo, quindi rimanete lì con noi. Mini Z, raga. Vai, Axel, dimmi. Vai, Pugio, dimmi. Rispondo al volo a Kiramanux che ci chiede: ma per iniziare andrebbe bene lo starter pack? Sì. Guardati il nostro video dove proprio facciamo vedere uno starter pack in gara. È in gara e se la gioca da Dio. Ovvio, nel senso, ovvio. Non è che è lì che gira, va, dici, boh, ha fatto un tempo. Ha fatto un gran bel tempo. Ho tremato io. A proposito di Mini Z, mi sa che il nostro video editor ha finito un altro video, raga. Il nostro Mirken, raga, cioè voi non avete idea, ma è un drago, veramente, cioè riesce a editare l'editor più veloce del West, lo chiamavano, no? Incredibile. Grande Mirken. I video ancora prima che li giriamo. Sono già editati tipo OpenAI, ChatGPT, no? Proprio robe del genere, no? Axel forse voleva aggiungere qualcosa che vedevo che... Dicevo, sì. Scusami. A proposito dello starter pack, io nella scorsa gara ci gareggiavo di fianco, di conseguenza molte riprese che abbiamo visto c'era la mia Mini a lato. Sì. Pare una cavolata, ma io avendo carrozzeria della rally, quindi più alta, ok, e soprattutto i pesetti laterali, sì, si vedono il 90% delle mie riprese con la Mini che mi saltava leggermente storta. Ok. Riguardandole, io sono convinto, poi magari è una cavolata, sì, ma voglio provare a modificare, che il mio problema di saltare storto era dovuto al fatto che i miei mass damper laterali, uno si attivasse e l'altro no. Nel senso che a secco, presa da normale, ferma, la macchina li muoveva senza problemi. Vai a vedere però nei salti, alcune volte c'è la Mini che si alza e... Secondo me è troppo poco gioco laterale. Questo è un discorso che avevamo già fatto, perché anch'io utilizzavo la carrozza dell'I20, se vi ricordate, in GT e in rally. È veramente sottile lo spazio tra il mass dumper troppo e la carrozza. poco. Secondo me è un attimo che si distorce un secondo durante una botta in pista, mi va a frenare. Quindi ve l'avevo già spoilerato anche con voi sul gruppo, ma io per domenica uno starter pack mio revisionato me lo faccio.
Ci sta, Se l'hai è MA, brutto. carrozzeria quella lì, visto che ce l'ho. Faremo la Perché categoria molto, starter molto pack per un po', Guarda, raga. io non voglio farlo perché se il mio starter pack va meglio della GT normale io mi piango. Dopo piangi, è l'unica. no, ma io non cioè io l'ho messo come quando ho fatto la VZ, li ho messi uno di fianco all'altro, ho visto la VZ che è uscita, stavo sudando, poi è uscita, ho detto a posto, va bene, è una macchina di merda, vedi, devo usare la mia. Tra l'altro, visto che ci avviciniamo alla primavera e tra poco alla bella stagione, altro consiglio importante che tra l'altro mi ha dato lo spunto proprio Axel in un suo vecchio video, no? Dove ha centrato una gara capendo forse in vantaggio sugli altri, che essendo estate probabilmente la pista poteva avere delle deformazioni, delle cose e tutto, le gomme e tutto quanto il resto, ovviamente giochiamo con roba di plastica, alle temperature queste cose sono suscettibili, Sì. quindi scelta di gomme, scelta di cuscinetti, scelta di roller, scelta di appoggi e di freni possono sicuramente, a seconda della stagionalità e della temperatura della pista, portare a decisioni diverse. Questo è una cosa che fino adesso non ci avevo pensato correndo al chiuso, però è vero, cioè può avere un grosso impatto questa cosa qui. Io ho un piccolo episodio con i ragazzi del team Nonno Nanni su questa cosa. Adesso ce lo devi dire. Ti dico solo cioè, la scena è stata una persona chinata con un phon sul ponte. Noi stavamo provando per capire se il monte caldo tipo teneva dentro la macchina e c'era uno con tipo metti la macchina e esce uno col phon che si dava mettevi la macchina ed è stata dentro col phon. Questo fa il paio, credo Francesco, il ragazzo di Maranello, mi raccontava che ai suoi tempi c'era gente che metteva il miele sulle gomme per farle aderire di più alla pista. Ma raga, ma mangiatevelo il miele che è buono, no, ma dai! Questo è il vero rimedio della nonna. Ma comunque. dai, ma porca miseria, veramente, cioè, manco il moschicida proprio, cioè. Oh raga, prima che cambiamo discorso, ma un Vai. applauso all'Academy. Beh, ma ovvio. I ragazzi dell'Academy che sono stati bravi raga, bravissimi. Sono stati stupendi in tutto, dall'inizio alla fine, proprio vanno veramente menzionati per forza, con tutti gli onori del caso proprio. Bravissimi raga, continuate così e rimanete così come siete, Cioè ormai ogni live devo fargli dei complimenti per forza, perché sono troppo bravi, sono dei patatoni, gli vogliamo troppo bene. Bravi raga, bravi. Sono bravi in pista, sono dei bravi racer, ma soprattutto sono delle persone con cui condividere una giornata in una maniera splendida. Sì. Splendida. Tanta sono roba. La soddisfazione di chi porta avanti le mini, vedere loro che vanno a correre. Tra l'altro poi Jackie è venuto 3 volte a fotografare le nostre carrozzerie, evidentemente gli erano piaciute. Sì, gli sono piaciute. Discretamente. Intanto volevo salutare l'amico Alfonso, il mio tecnico audio video, possiamo definirlo così, bro? Tanta roba, grande Fonso. Come stai? Tutto bene? Tra l'altro ti aspettiamo, perché è uno di quegli amici che mi ha detto no, mi stai facendo venire, mi stai facendo rimanere sotto con le mini 4VD, la voglio assolutamente. Ti sto aspettando, domenica c'è una gara e vedi tu cosa vuoi fare. Ci sarà anche Zeppo tra l'altro e forse anche Menes, quindi organizzati bro, tanto è una volta al mese. E bella raga, veramente posso dire sì. Tanta roba. Io grazie a Marco degli Academy ho iniziato a correre, che mi ha dato tanti consigli. Pensa a te Felix, pensa a te. Guarda, bello non sennò poi dopo diventa un disco rotto, non continuo, perché sennò poi dopo gli dico sempre le stesse cose tutte le settimane, va a finire uguale. Raga, ma Mini Z, partiamo delle Mini Z prima del grande annuncione che faremo dopo, e ci sarà anche l'unboxing, raga. Guardalo lì. Quella è molto bella, soprattutto per chi piace correre forte, giusto Cri? Sì, noi diciamo che, visto che già siamo molto drogati di Mini 4VD e di modifiche, con i ragazzi a modi proprio di relax, ci siamo fatti le Mini Z perché effettivamente rispetto alle Mini 4VD qui carichi 4 batterie e vai in pista, e ci siamo imposti, perché anche questa diventa un'altra di quelle scimmie devastanti assolute che salgono, quindi ci siamo imposti di correre stock box, quindi le apriamo,
nessun tipo di modifica a parte, cioè nel senso, o meglio, nessun tipo di pezzo tranne gomme che ci mettiamo sopra. E in realtà c'è una piccola modifica che si può fare all'anteriore, ma senza comprare pezzi. Quello degli ammortizzatori? Quella degli ammortizzatori, quindi del frontale, che sì, lavora leggermente meglio. E insomma, ragazzi, roba non divertente. Di più. Ma dai, sì. Le mini bellissime, ma uno stress. Guardate, i capelli ce l'ho attaccati in testa con l'attack con cui faccio le fibre proprio. Esatto, mi sono rimasti solo per quello. E io questo invece diventa uno spasso assoluto. Sì. Dicevi, Puggio? Io avevo i capelli alla prima gara. Adesso ho una cuffia. Il campionato. No! È la prima volta che ti togli la cuffia in una live, Puggio, tra l'altro, raga, incredibile. Questa è una serata evento, Cioè... Ma secondo me la ragazza l'altra volta ha detto che gli aveva lasciato qualcosa di piccante da mangiare. Secondo me l'effetto è stato questo. Spettacolo. Sì, concordo anch'io, Pelo. Tra l'altro correremo così anche noi siamo rimasti un po' sotto col drift. Comunque anche tra drift e gara tra virgolette di velocità normale è sufficiente cambiare le gomme, quindi sì. Nel caso treno di gomme si switcha da uno all'altro e si può provare anche a fare tutto questo. A tal proposito, così mi piacerebbe farvi vedere come ci siamo attrezzati, no raga? Io la mia l'ho fatta vedere ultimamente, era arrivata come Dodge Challenger, è un AVD, quindi a differenza di quella che ci ha fatto vedere Cree, che è a trazione posteriore, è un RVD, lo chassis che trovate di riferimento si chiama MR03 nello specifico, una volta si chiamava RVD, adesso si chiama MR03 o viceversa, non mi ricordo mai. Corretto, ok. E noi invece abbiamo preso AVD, quindi trazione 4 ruote motrici, fondamentalmente. Perché? Perché per fare il drift, ovviamente, trazione posteriore, se ci provate non vi divertite, nel senso è veramente troppo impossibile da fare a trazione posteriore. Per cui abbiamo optato appunto per un AVD, tra l'altro su consiglio del buon DP modellismo di Daniele Panetta, che l'ultima volta che ci siamo visti mi fa: ma che te lo dico a fare? No Ale, lascia stare RVD, no, se vuoi driftare AVD tutta la vita. E devo dire che con la sua grandissima esperienza ci ha consigliato molto bene. Grazie Axel per aver rimesso il link del nostro Telegram, raga. Se non siete ancora entrati, entrate. Chiacchiere, divertimento, ridere, diceva qualcuno tempo fa in un noto programma televisivo. Ci divertiamo anche sul Telegram. Raga, facciamo vedere le carrozze, dai. Puggio, facci vedere. Allora, questa è la prima, quella che maledette non sto ridendo, allora, non sto ridendo. È carina. Sembra che tipo sia finita su una ghigliottina nella parte frontale, non so. Allora, no, più che altro quando l'ho tirata fuori e l'ho messa di fianco a quella di Axel, che lui ha l'Honda Civic Type R, ti giuro sembrava che lui avesse una mini Z, io avessi una di quelle macchinine che compri tipo dai cinesi a 3 euro. Cinese. Quelle che hanno la rotellina sotto, che tu le accendi e vanno in giro, che girano in tondo. Una di quelle. Ma fammi capire, quella cioè come configurazione dello chassis è più corta rispetto a quella di Axel? Sì. Giusto? Sì. Puggio, se riesci a far vedere sotto il telaio, lo facciamo vedere in diretta. E praticamente la mia ha nel posteriore foro questo qua. Allora, il tuo è un M, se non ricordo, MM dovrebbe essere, no, una L sola, perché LL dovrebbe essere il più esteso di tutti con la prolunghina. Tu la prolunghina mi sa che non ce l'hai. Io ce l'avevo con la Dodge Challenger, che è molto lunga, e ho dovuto praticamente accorciare totalmente la io lunghezza. ho la prolunga più la prolunghina, perché esatto. è attaccato qua, si vede qua nel terzo foro in basso. Esatto. Quella di Puggi invece dovrebbe essere nel foro centrale. Cioè, giusto per spiegare, raga, chi non è avvezzo al mondo mini Z, per adeguarsi alle carrozze, per adeguarsi diciamo al passo che possono darti gli spazietti delle ruote, giusto per spiegare, ci sono appunto questi due fori che vedete, questi due viti, che semplicemente proprio vanno a staccare la parte posteriore del vostro mezzo. Lì c'è semplicemente la corona, che ha varie dimensioni, quindi in lunghezza.
si può sostituire e vi arrivano tutte per tutti i vari setup che potete avere, e quindi sulla base della carrozza che andate a mettere vi adeguate anche con la corona, si attacca la parte posteriore, le 4 viti, fine. Cioè è veramente molto semplice, per non parlare del fatto che ci sono anche i birilli per poter fare il drift, per allenarsi in casa, cioè è un qualcosa che, come diceva Cree, tiri fuori dalla scatola, butti in pista o butti in corridoio, dove vi pare, e la usi. Cioè io non smetterò mai di dirlo, dal punto di vista delle RC forse è la cosa più RTR che ho visto finora, davvero. Sì. Cioè senza il minimo problema, no? Oltretutto per noi che comunque col drift, anche se facciamo stock box, l'unica piccola modifica che abbiamo fatto è l'aggiunta del giroscopio, perché ci aiuta un sacco. Non so se l'avete notato anche voi, ma di fianco allo spinottino dove va installato c'è un potenziometro che va regolato. Sì. Non so se l'avete già fatto. No. Io l'ho leggermente aumentato come potenza, e se lo si mette però al minimo il giroscopio si disattiva in automatico, quindi se vogliamo fare poi la conversione da drift a gara normale, cambiamo le ruote, ci mettiamo quelle in gomma, disattiviamo il potenziometro si trova esattamente sotto il tuo dito medio, di fianco allo spinoncino c'è un cerchietto bianco, questo qua, yes. E C'è un piccolissimo cerchietto bianco che col cacciavite si aumenti e diminuisci. Okay. Se lo metti al minimo si disattiva il giroscopio. Se lo metti al massimo la macchina non curva più. Ve lo dico, non fatelo perché già l'ho provato. No. Per dare una differenza vi faccio vedere anche l'interno di un RVD che invece è completamente diverso da quello di una VD, e quindi ha questo posteriore che oscilla ovviamente per dargli questa stabilità, è semplicemente ammortizzata all'anteriore. Sì, l'anteriore è molto simile. Il motore si vede solo se si leva la carrozzeria, non si vede da sotto, quindi sta qui. E le batterie vanno qui di lato, ma insomma, questo credo che tra l'altro l'RVD mi sa che le pile ce le ha sia a destra che a sinistra, giusto Cree? Ce n'ha due, eccole qui, da una parte e due dall'altra, due alette laterali, queste qui, e vanno due di qua e due di qua. Ok. Sì, differenza con la VD che invece entrano tutte e 4 da un lato soltanto. Da un lato e dall'altra parte abbiamo un motore centralino. Sì, che controbilancia diciamo il peso, esatto, con tutta l'elettronica barra motorizzazione. Tra poco me la faccio anche io, dice Fabio, grande. Beh, guarda, ti posso dire che io mi sto divertendo anche in casa da solo, allenandomi a driftare attorno a un birillo, veramente divertente davvero, è un bel passatempo. Sì. Tra l'altro c'è anche l'altra carrozzeria. Bravo. Voi direte, tra una e l'altra, aspetta, così, questa qua ovviamente dovrò allungare il passo delle ruote. No, lo devo accorciare. Lo devi accorciare, dai. Pensa a te. È per assurdo, è più corto il passo delle ruote. Infatti, convinto, vado a vedere, mi rimangono troppo indietro e ho guardato, devi effettivamente allargare, rientrare da qua. Guarda, da qua rientri del tutto. Sì. Perfetto. Ed è una cosa che io ieri sera a mezzanotte e mezza, distrutto dalla vita, mi sono messo lì, ho guardato, ho sbudellato completamente il retrotreno, l'ho rimontato e funziona, quindi è semplice. No, è veramente una stupidata, perché in realtà comunque tu hai la sale posteriore con diciamo le coppie coniche in cui questo ingranaggio, quindi la corona, quella esterna, io la chiamerei corona, penso sia una corona comunque, in uscita, diciamo si va a innestare nel momento in cui chiudi quelle viti. Quindi sulla base di quella corona che tu vai a mettere, che ha una lunghezza differente, ti sposti il posteriore avanti o indietro per andare ad adeguare il tutto. Cioè molto molto semplice. Volevo fare una piccola menzione per quella che è l'Autoscale Collection di Kyosho, che è molto interessante, che arriva sostanzialmente in questa bellissima teca che vi faccio vedere qui, che è in plexiglass, che sono praticamente le scocche, le carrozze corredate anche di un dolly su cui montare le ruote, ok? Quindi vi arriva in pratica la carrozza, quindi la parte superiore blu, con il dolly con su le gomme relative, quindi le devo ancora montare, ma saranno queste, e fine, vi regolate col passo, e io quello che farò sarà mettere la mia Dodge Challenger
sul dolly con le sue ruote all'interno della teca, per cui diventa anche, tra virgolette, c'è un aspetto di modellismo statico non trascurabile per appassionati di motori che è molto molto figo, ecco. Io verniciando questa qua, che ero abituata alle mini, che comunque dettagli zero, non hanno niente, cioè, di solito una mini la prendi, la colori, anche una di plastica, è bella, sì, è carina, la vedi. Queste ti dico, è dura. l'ho verniciata, è stato un parto, cioè io più la guardavo più dicevo, oddio mio sei terribile, più ti tocco più sto diventando brutta. Perché effettivamente è un modello statico, cioè la cosa bella e brutta delle mini Z è che tu compri, come hai fatto vedere, un modello con la sua dolly, con le ruote e tutto, ed è un modellino statico da vetrina a cui tu la smonti e la metti su un telaio che va pronta per piantarla contro un muro. Esatto. Speriamo di no in questo caso, dai. Io su questa ci sono gli specchietti, come ho detto ad Axel. In questa gli specchietti alla fine rimangono nascosti dentro la carrozzeria, e comunque ho appena notato che ne ho perso uno. No! Ok ragazzi, come l'ho detto, ho già perso uno specchietto. Perfetto. 3 giorni ancora, Tanta roba. Neanche ci ho provato a montare. Ho detto, bella, stai senza. Allora, quelli della impresa sono vediamo se riesco a farveli vedere. Sono proprio super ristretti. Però io volevo una carrozza con un sacco di disegni. Niente di meglio di una macchina da rally, direi, no, raga? No. Io l'unica cosa che ho cambiato, a parte il giroscopio, ma giusto per vedere se c'era una differenza, è questa placchetta che copre il motore, che dovrebbe dissipare il calore. Ma vi dico, io non l'ho mai sentita calda, quindi probabilmente semplicemente la levo. Mi pare una cazzata da AliExpress. Questi della McLaren sono tremendi, perché sono fuori e si rompono. Cacchio! Con una facilità Sì. paurosa, tra l'altro con sta carrozzeria che ovviamente la pista non l'ha mai vista, perché è gelosissima. Per quanto riguarda il modellismo statico, adesso non so se si nota il particolare. Queste per esempio sono le gomme che vengono spesso usate sulla moquette, che addirittura hanno il battistrada. Ma dai! Sono intagliate per l'aderenza. Sono bellissime. Esattamente. E l'alternativa a queste, perché invece, come al solito per la nostra rubrica, chi non vuole spendere €1 low cost e low budget, si possono anche comprare i cilindretti, quelli di spugna, tipo le Reston delle Mini 4 VD, si tagliano, e per chi corre in moquette quelli sono non si consumano mai, sono immortali e hanno una tenuta di strada paurosa nelle RVD, per chi non fa drift. Altrimenti si comprano queste, si buttano €10 praticamente a sessione di gara, perché queste ovviamente la moquette si mangia esattamente come quando io vedo praticamente un hot dog per strada, esatto, fanno la stessa fine, e quindi la fine è quella, ecco, insomma. Ci sta. A fine gara giri sui cerchi. Sì, fai le scintille, fai. Sì, esattamente, finisci la pista praticamente che fai... Qual era quel film bellissimo, adesso non mi ricordo come si chiama, vabbè, mi verrà in mente dopo, ve lo dico, che c'è appunto, mi sembra una Corvette che finisce una sparatoria dopo tutto sui cerchi con la moglie di Brad Pitt, quello dove praticamente facevano curvare le pallottole. Adesso mi ricordo sì, Wanted mi sa che si chiama. Wanted. Bellissimo. Bravo. Soprattutto fanno quella corsa con quella Corvette, con quella Viper che tanta finisce roba sui cerchi, e l'immagine di Puggio credo che richiamava esattamente. Esatto. Ragazzuoli, è arrivato il pacchettone. Allora, raga, vi spiego un po' che cosa è successo. È arrivato il momento del grande annuncio. Allora, siamo entrati in contatto con una realtà che sta dall'altra parte del mondo, che si chiama Cloud RC. Ok? Allora, il concetto che c'è dietro è veramente molto molto semplice. Tutti gli appassionati di modellismo dinamico, secondo me, a un certo punto della loro passione, hanno sognato di avere, come dire, una visione un pochino più FPV del loro mezzo, no? O no? Vabbè. Pochetto, dai, almeno un po', no? Sì. A giudicare dal gradimento dei video che abbiamo fatto coi video sulle mini, direi che mi sembra vi piaccia, no? E quindi siamo venuti in contatto con questa realtà che appunto si chiama Cloud RC, che sta producendo un kit per auto radiocomandate che permette un controllo remoto di un RC
non solo un controllo remoto con anche telemetria e telecamera, ma addirittura anche poter controllare la macchina, quindi l'ARC, con un joypad da PC o da console, o addirittura con un volante. Con un volante, raga, non sto scherzando. Ok, non sto scherzando. È un qualcosa di folle, ok? È un qualcosa di folle. Noi siamo entusiasti, fierissimi di questa possibilità che Cloud RC ci ha dato, che ci ha spedito a casa il kit per poter adattare il nostro TRX4, il Land Rover Defender che avete visto qui sul canale, e io andrei ad unboxarlo qui in diretta con voi, raga. Che dite? Assolutamente sì. A parte, vabbè, la puzza di plastica devastante delle buste FedEx, non ne parliamo. Credo che mi serva un'altra birra. Può darsi. Allora, è un bel pacchettino. Cosa vuol dire, amici di Cloud RC? Penso non sia Ciao scritto. Ale. Penso non sia che scemo chi legge, perché sarebbe bello, sarebbe bello. E grazie ancora, ragazzi. So che seguirete la live poi con i sottotitoli, perché comunque in italiano dal cinese è un po' complicato. Dalla regia mi dicono che in realtà dentro c'è un mattone e sopra c'è scritto fregato. Ma no! Raga, è una collaborazione, siamo noi che aiutiamo loro, quindi diciamo spererei anche di no. Ah, ok. Allora non è un mattone, è un foratino. È un foratino. È estremamente leggero, Allora, il kit, per quello che ho visto dai loro video, dovrebbe comprendere una centralina da applicare a livello del mezzo, dell'RC, una telecamera che va posizionata di conseguenza, collegata a questa centralina, e poi una sorta di, non so se avete mai visto tipo le Android TV, un boxettino piccolino che permette appunto di collegare un monitor tramite porta HDMI per poter seguire appunto le vicende del mezzo, ragazzi, e poi una porta USB per collegare appunto un controller o un volante, come vi dicevo. Eccoci, raga. Ovviamente il packaging è ancora quello che diciamo non è ancora in commercio in Europa, perché come vi dicevo è una cosa che arriverà, tant'è che il loro sito è ancora molto molto scarno da questo punto di vista. Cosa che non vi ho detto: la connettività di questa strumentazione non è sotto wifi, raga, sotto rete 5G 4G. Quindi vuol dire che il vostro mezzo può stare a 300 km da voi, ok? È una cosa assurda, veramente assurda. Di una semplicità mostruosa, ma veramente una figata. Vediamo se riesco ad aprirlo, più che altro. Cosa dite? Questo è il vaso di Pandora per chi non ha voglia di uscire. Esatto. Axel, mi metti la macchina in pista e poi stai a casa sul divano così. Io addirittura ho pensato, ma se io spedissi a questi amici in Cina la mia RC e mi ci collego, potrebbe funzionare. Bisognerebbe vedere la latenza, perché da informatico vi dico, su questi sistemi poi l'effettivo divertimento, l'effettiva differenza è la latenza. Che cos'è la latenza? Il tempo di risposta che va dal vostro comando, quindi da quando muovete ad esempio il volante a quando effettivamente il mezzo si sposta e vi ritornano le immagini. Quindi bisogna valutare quello. Ovviamente le prove le faremo prima su spazio un pochino più ridotto e andremo poi a crescere. Questo significa che i nostri progetti nascosti, che neanche Ale conosce, sono fattibili. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di conoscerli. Allora, come vi dicevo, qui abbiamo quindi una board, che è quella che... Vediamo se riesco a tirarla fuori, raga. Anche perché dovete sapere che ne parlavamo io e Axel al ritorno dal Cise. Quindi Esatto. è stata un'ora e mezza di macchina dove eravamo tipo, ma tu immagina se... e poi ci facciamo tutti questi viaggi. Imparavamo cose. Allora, raga... Quella qui a Roma la mando sul raccordo a vedere se c'è traffico e poi cambio strada. No, vabbè, raga, ma io sto male. Ma cosa non c'è qua dentro?
Cioè, addirittura hanno messo gli adattatori per la nano SIM, perché comunque comunica tramite rete 4G. Ci hanno buttato dentro anche questi. C'è un altoparlante anche. Antenna Sì, c'è anche GPS. audio. Guarda, vi faccio vedere. Questo è il secondo livello della scatola. Ok, vediamo se si vede bene. Sì. Ok, allora ho tirato fuori. Vi faccio vedere cosa ho tirato fuori. Va così. Andiamo per gradi. Allora, ho tirato fuori la telecamera. Ok, che andremo a posizionare sul mezzo, con la centralina che dovremmo andare a inserire, con l'attacco. Questa dovrebbe essere l'alimentazione. E poi vediamo un po'. Ci sono le istruzioni, ma poi faremo dei video dettagliati anche su questo, raga. E questo qui S2P board, questo dobbiamo approfondire per capire meglio, perché questi sono tutti i vari canali. Ok? Sono tutti i vari canali, che probabilmente questo dovrebbe sostituire l'ESC, credo, ma poi lo approfondiremo in un video dettagliato, raga. Vediamo cosa c'è sotto. Comunque Guglielmo che ci dice: avevo visto qualche TikTok in merito di una ragazza che guidava fuori strada con un simulatore full motion. È proprio quello. È quello. È proprio quello. È proprio Esatto, quello. proprio Siamo proprio esattamente lì, guarda. Allora, cosa vi volevo dire, raga? Questo tipo di kit che vedete ora è il kit adatto, da quello che mi è stato detto, al TRX 4 della Traxxas. Io ancora non vedo motivi per cui non debba andare su altro, in realtà, nel senso che non vedo ganci, perni o cose specifici per questo mezzo, quindi vedremo, ok? Qui abbiamo l'antenna GPS che ci darà anche il posizionamento del nostro mezzo, che andrà collegato alla centralina che vi facevo vedere, e questa è l'antenna vera e propria che servirà per comunicare. Ok. Cos'altro abbiamo qui? Vediamo un po'. Abbiamo la circuiteria, quella qui. Allora, in realtà credo che la versione che ci hanno inviato, raga, potrebbe... Devo approfondire, perché voglio capire bene, comunicare anche con lo smartphone. Quindi questa cosa qui dobbiamo verificarla bene, perché è una cosa da capire. Vediamo un po' cosa ci dice. Perché ovviamente io lo sto aprendo con voi, raga, quindi è proprio tutto totalmente in diretta. Sì, assolutamente sì. Vediamo un po'. Allora, noi praticamente potremo controllare il nostro mezzo direttamente dallo smartphone. Sapete che con i cellulari è possibile collegare anche dei device via Bluetooth, quindi joypad e quant'altro. Ma vedremo il nostro dispositivo, vediamo se riesco a farvelo vedere. C'è un'app che è già pubblicata sia sul Play Store che su App Store, che si chiama Cloud RC. Quindi diciamo questo che ci hanno inviato dovrebbe essere il set per il controllo via smartphone, quindi non quello che vi dicevo tramite monitor e tra virgolette PC, ma quello mobile. Comunque meglio, in realtà meglio, perché questo ci svincola parecchio anche per potervelo far vedere bene, nel senso che se andiamo con un TRX 4 per esempio dalle nostre parti su un bel fiume o in montagna, riusciamo a fare dei video dedicati di un certo tipo, no? Quindi tantissima roba. Li avete visti quindi, raga? Li avete visti questi video di TikTok? Vi è mai capitato di vederli? Ditemi un po'. Sì. Vi è capitato? Beh, Chris sappiamo che non ha social, quindi lui sicuramente non può aver beccato sta roba. No, però in realtà il fatto che si possa collegare con smartphone e tutto mi dà molto l'idea della tecnologia che adesso usano anche sui droni, no? Bravo. Credo che sia una cosa molto vicina e accostabile a quella. Sì, assolutamente sì. Sì, diciamo che in questa declinazione assurda. Sì. In questa declinazione qui che ci hanno inviato è esattamente quello che potrebbe essere un kit. Prendo per esempio un DJI, no? Quindi vedo la telecamera del mio smartphone, vedo le riprese e posso fare cose sostanzialmente, no? Quindi sarebbe un kit FPV per la nostra RC. Possiamo definirlo in questo modo. Io avevo Ho installato l'applicazione, Ale. Così, mentre ho installato un attimo l'applicazione, quella lì. Ok. C'è una piccola chicca che ti danno proprio appena apri, dicono che volendo
con quella lì puoi continuare a usare il tuo controller, quindi non sei obbligato a usare il touch dello schermo. Perfetto. È una cosa che io ho abbastanza odio nel controllare le cose, ma ti dicono puoi usare il telefono per vedere l'FPV e gestirti le telecamere. Sì. E puoi continuare a usare il tuo telecomando, che comunque, a mio parere, avere un telecomando fisico per un RC è più preciso, rende di più, molto assolutamente più sì. sì. Assolutamente sì. Bello. E soprattutto ti svincola dalla portata. Ok? Cioè il fatto di avere il radiocomando, ma avere una comunicazione che passa tramite rete 4G o rete 5G è veramente assurdo. Cioè, se vedete i video TikTok del profilo di Cloud RC, loro hanno la macchina che sta tipo chissà dove, con dei percorsi che hanno preparato, con ostacoli e quant'altro di scalata, e la ragazza che la guida è a casa con un simulatore di guida. Cioè, ci sono varie declinazioni di questa strumentazione. Quella che proveremo noi appunto è non è esattamente quella che vi descrivevo all'inizio, ma è quella con lo smartphone, per cui non vedo veramente l'ora di provare a metterci sulle mani. Figata assoluta. Volevo leggere anche dal nostro Telegram, perché c'è tipo Ricca che non riesce a scrivere in chat, non sappiamo bene per quale motivo, ma volevo renderlo partecipe, mi sembra più che giusto. Io avevo legato con lo scotch un cell al radiocomando e un altro cell alla Gignico. Poi ho fatto una videochiamata WhatsApp. Funzionava da Dio. Credo si possa chiamare FPV post-apocalittico. Sei un genio, Ricca. Sei veramente un genio, guarda, bellissimo. Mi è piaciuta molto. Dalla faccia si capiva, non è un mattone, facciamo la F1 in scala. Comunque avevo visto qualche video TikTok in merito di una che guidava un fuoristrada con un simulatore full motion. Sì, è quello, Guglielmo, esattamente quello. Proprio ne parlavamo oggi con Cree, che comunque questo discorso del simulatore full motion, che è quello che ti dà anche il feedback, no? Di movimento e quant'altro, è assurdo applicato a un RC, no? Perché prendi un ostacolo o magari sei in scalata e ti inclina, cioè, e non stai facendo un gioco, stai portando un mezzo nella realtà. È veramente, veramente incredibile sta cosa. C'erano delle macchine in scala più piccole delle mini Z che si potevano comandare dal cell. Sì, sono delle macchinine che hanno un visore FPV. Le ho viste anche io. Probabilmente riusciremo a portarvele sul canale più avanti. Però è un qualcosa che è fine a se stesso. Nel senso, non è un kit che tu applichi dove cavolo ti pare, no? Quindi è un po' più chiuso, se vogliamo. È bello, per carità, divertente, quindi sicuramente lo proveremo, ma questo è qualcos'altro, ecco. Questo è qualcos'altro e non vedo veramente l'ora di provarlo. Mi piacerebbe, adesso proviamo a sentire anche Cloud RC, capire se le altre declinazioni di questo kit riusciamo ad averle per farvele vedere, anche sarebbe veramente molto molto interessante e molto molto figo. Questo è il mega annuncio che avevamo per voi, raga. Spero che siete contenti di questa novità che vi porteremo sul canale, perché ci apre spazio a fare delle cose assurde. Così mi piacerebbe, dato che abbiamo ancora in ballo il video dell'Arma Infraction, che è una 1.7, provare a buttarlo lì sopra sarebbe figo, no? Che dite? Una roba che va ai 130 all'ora, vedere come si comporta in FPV, magari. Bah. Latenza -2 deve avere, cioè, sì. Sì, avanti. Sì, deve essere proprio real time, soprattutto quando tirerò il freno a mano, perché quell'arma lì ha il freno a mano, quindi sì. Bella, Alessandro, bella. Ti stai gongolando? Sì, di brutto. Vedo che ti stai gongolando. È il mio mezzo, diciamo, è il mio mezzo di punta del mio garage attualmente. Nonostante, diciamo, abbia più il cuore verso le mini e verso le mini Z, devo dire che l'Arma Infraction, nonostante abbia un consumo gomme esagerato, nel senso che ogni volta che la fai andare devi rifare un treno di gomme probabilmente, però è il mezzo più vicino a qualcosa di reale che ho. E tra l'altro sta arrivando la nuova carena by BT Design, ma vi vedrete dato che il 18 andremo finalmente da BT e faremo un tour della loro azienda, parleremo con loro, li intervisteremo, quindi arriverà un video registrato sul canale di questa mattinata da BT Design, dato che siamo molto vicini, ce li abbiamo qui in provincia di Reggio Emilia, a una ventina di chilometri, quindi abbiamo questa opportunità, perché non sfruttarla?
E direi che vi ho detto tutto, raga. Vi basta? Non so, a manetta sta settimana. Sì. Più di così direi che veramente abbiamo dato, no? Qui a Roma si dice il resto è mancia, però... Se ne rimane. Nel senso, stiamo facendo veramente l'impossibile per cercare di portarvi cose succose, divertenti, belle da vedere, con qualcosa di interessante. Probabilmente vi farò anche un vlog di come del primo tentativo di assemblaggio di questo kit, perché non ho istruzioni, quindi capiremo. Cioè, Cloud RC sono stati super disponibili, ci sono video YouTube e quant'altro. Al primo tentativo provo a farlo io da solo, vediamo cosa ne esce, filmo il tutto, vediamo cosa salta fuori, giusto per vedere. No, poi è meraviglioso perché vedo che anche in chat, sulla nostra chat di Telegram, ormai si spaziano. Quindi quando vai a riprendere un po' di messaggi siamo passati dalle mini Z alle mini 4VD alle categorie ormai, come si dice, modellismo a pioggia, a tutto tondo, modellismo dinamico a pioggia proprio, a tutto tondo. Sì, assolutamente. Va bene ragazzuoli, io come sempre vi ringrazio per averci tenuto compagnia. Ringraziamo la nostra super mega fantastica community che ci tiene sempre, come dire, attaccati alla chat con un sacco di bei messaggi. Ringrazio anche il nostro Telegram che veramente tutti i giorni entra gente nuova con il giusto mood, con la voglia di partecipare. Bello, sono veramente molto fiero. Volevo ringraziare nuovamente il caro Chris che davvero ci dà, come dire, sempre un punto di vista d'esperienza e anche professionistico all'interno del mondo Mini 4VD che io apprezzo tantissimo, davvero, perché con tutti i consigli che condivide veramente sta aiutando tutti i neofiti, me compreso, di questo mondo. E bella, quindi grazie Cria a nome dei Radiocomandati Uniti, manco grazie fossimo gli Avengers Radiocomandati Uniti. Grazie a voi di cuore, e sappiamo che questa chiusura è dovuta al fatto che stai andando a montare immediatamente lui l'ha per ok ragazzi, bella live lascia tutto in onda e se ne va. Ciao belli, così, porca miseria. Vediamo. Quasi si potrebbe anche fare. Come sempre ringraziamo il caro Puggio e il caro Axel che, come dire, sono state due definirle aggiunte ai Radiocomandati, per quanto mi riguarda non è riduttivo di più, nel senso che ormai siete delle colonne portanti, veramente produzione di contenuti, cioè di tutto veramente. Monolitici, bravo, il termine granitici addirittura vi definirei. Ragazzuoli, io vi ringrazio. Volete aggiungere qualcosa? Un grazie a Chris che al Cise veramente era la mia oasi di felicità. Io mi guardavo in giro, vedi gente in panico che questi motori che mangiava le mini 4VD, vedevi, lui era la pace, cioè, mi giravo e avevo Axel che vibrava e dall'altro lato guardavo, c'era lui con la sua mini 4VD la metteva giù, la sparava in orbita. Ciao! Bellissimo. Fantastico. Va bene ragazzuoli, come sempre vi ringraziamo e a Dio piacendo ci vediamo, per chi c'è, domenica 12 da Edo, sì. Come sempre Casalecchio di Reno, Circolo Tennis, si corre in jump. Che dire? Starter pack. Voglio fare la conta di quanti starter pack si iscrivono. Vi chiedo, raga, se vi iscrivete con delle macchinine starter pack, mettete starter nel nome. Perché voglio fare nel video un collage di tutti gli audio in cui viene detto starter, ok? Starter Felix. Esatto, proprio così, per far vedere questa cosa. Voglio capire che impatto ha avuto questi feedback del mezzo. Manderemo un nuovo hashtag. Starter. Sì, starter proprio, assolutamente. Bella ragazzi, come sempre è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima, Dio piacendo, buonanotte. Ciao belli. Ciao.